Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche lavorative per la seconda parte del 2022. La lettura sarà divisa in due parti. Nella prima vedremo i movimenti energetici più importanti di tutto il periodo. Nella seconda parte andremo a vedere la scansione degli eventi mese per mese. Bene? Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche lavorative per la seconda parte del 2022. Allora, si parte con un 6 di pentacoli, un 8 di spade, l'imperatrice al contrario e un 5 di spade. Allora, diciamo che il 6 di pentacoli è di buon auspicio, ragazzi. Ok, parla di equilibrio proprio da un punto di vista economico, parla di quello che è un giusto scambio tra quello che date, magari nel lavoro, e quello che ricevete a livello economico. Diciamo che prenderete coscienza in questa seconda parte del 2022 che probabilmente questo 6 di pentacoli è un po' troppo giusto per voi. C'è qualcuno qui con questa imperatrice che ha voglia di espandersi, che ha voglia di fare altro, mi verrebbe da dire, di dedicarsi per qualcuno all'arte, ma fondamentalmente io sento che questa sorta di situazione che sì è in equilibrio ma non vi dà la possibilità di espandervi con questa imperatrice al contrario, e l'otto di spade mi parla di quelli che sono i pensieri che voi avete che fondamentalmente vi stanno sabotando, ok? Credo che qui si faccia riferimento ehm, alla propria capacità creativa, ok? Come se qualcuno non avesse troppa fiducia in sé, ehm, per quello che riguarda il creare qualche cosa di nuovo, il creare qualcosa da zero. Abbiamo poi qui si è girato un diavolo. Abbiamo poi un 5 di spade. 5 di spade parla di una sorta di confusione, ma lo vedevamo già qui, no? Con questo 8 di spade. Sento che qualche cosa si sta muovendo a livello mentale, nel senso che c'è tanta attività mentale, ragazzi, e abbiamo poi anche un diavolo. Quindi vi dico che molte persone sono condizionate in questo tipo di equilibrio che sento un po' forzatino per qualcuno. Cioè sì, si è in equilibrio, non manca niente, ma non c'è quella, come vi posso dire, quella verve in questo tipo di situazione, di lavoro, di ambiente lavorativo. Mm? Sento che per molte persone quello che è difficile fare è prendere un'iniziativa. L'asso di bastoni parla proprio di quello, dei nuovi inizi, del fare un'azione in modo concreto, ok? Ma credo che sia proprio solo una questione di insicurezza. Come vi dicevo prima, con l'imperatrice al contrario, qui c'è qualcuno che non ha fiducia nella propria capacità creativa. Di conseguenza, c'è questa sorta di, come vi posso spiegare? Hmm, ehm, mi sfuggono le parole. È come se ci fosse qualcuno che stesse ancora studiando come fare, ancora cercando di capire che cosa migliorare. In realtà non sento neanche che ci sia più tanto da migliorare. In realtà la questione qui è fare un passo, un movimento, un'azione fondamentalmente, nella direzione di quello che voi volete conquistare, di quello che voi volete fare, creare appunto. C'è il diavolo, sicuramente qualche tipo di tossicità in questo ambiente lavorativo potrebbe esserci. Mm, Molte volte il diavolo fa riferimento a quello che è una
schiavitù volontaria. Quindi io credo che molte persone si sentono un po' obbligate a rimanere in questa situazione, ma in realtà non lo sono. C'è una regina di bastoni. Qui si tratta di mettere passione per se stessi. Si tratta di lavorare sul terzo chakra. L'elemento legno è collegato al fuoco, no? E il fuoco è collegato anche al plesso solare, quindi al terzo chakra. Qui si tratta di prendere il proprio potere personale in mano. Non lasciatevi condizionare dall'ambiente esterno. Fate quello che ritenete giusto fare. Ok, andiamo a vedere mese per mese come si evolvono gli eventi. Vediamo che cos'altro riesco a dirvi. Vi ricordo che comunque le letture sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare, la Venere, e nella descrizione qui sotto troverete il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme questi oroscopi. E sempre nella descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con un 4 di coppe a luglio, la sacerdotessa ad agosto, abbiamo un 2 di pentacoli al contrario per settembre, 9 di spade per ottobre. Allora, il 4 di coppe. Il 4 di coppe parla di una sorta di cecità, qualcuno che non vede quali sono le alternative, quali sono le altre opportunità che ci sono. La carta del 3 di coppe è una carta che esprime l'essere focalizzati solo su quello che si è davanti senza guardarsi intorno, ok? È un po' questa sensazione di impotenza che sento quando vedo la prima linea della stesa. La somma sacerdotessa, la papessa, scusate, parla di intuito. Qui c'è qualcuno che ha bisogno di entrare in contatto con se stesso o con se stessa, ok? Si tratta di conoscere quella che è la propria verità. La sacerdotessa è anche collegata al dover effettuare una scelta, e ve lo dico perché è seguita da un 2 di pentacoli, ok? Perché sento che qui in questo periodo, diciamo verso l'estate, c'è qualcuno che si potrebbe fare qualche domanda in più. Tenete presente che è anche una carta collegata all'attività onirica, quindi ai sogni che si fanno mentre si dorme. Di conseguenza fate attenzione, magari tenete un quaderno vicino al comodino e appuntate i sogni che fate, perché alcuni messaggi potrebbero proprio arrivarvi attraverso i sogni. Il 2 di pentacoli al contrario mi dà l'impressione che qui qualche tipo di disequilibrio stia cessando, si stia un po' dissipando. E per qualcuno parla di cicli karmici, ragazzi. Quindi qui si tratta di un qualche tipo di ciclo che bisogna in qualche modo chiudere. Abbiamo poi a ottobre un 9 di spade, probabilmente è la chiusura di questo ciclo o questa sorta di, come vi posso dire, di disequilibrio che si sta appianando, che comunque porta ancora dei pensieri, ok? È come se si prendesse consapevolezza del fatto che bisogna fare una scelta, che così non si va più bene, bisogna fare una scelta, ma diventa difficile capire quale, quindi si sta un attimino cercando verso l'inizio dell'autunno di capire come muoversi, in che direzione muoversi. Ma ragazzi, a ottobre avete, guardate che finite la stesa con 2 arcani maggiori, avete la forza e avete l'imperatore. Qui ci sarà una presa di posizione. La forza parla proprio di forza di volontà e l'imperatore parla di regole, struttura, solidità, stabilità e potere personale. Qua avevate l'imperatrice, qui avete l'imperatore. Quindi sento che il periodo un po', diciamo così, pensieroso più che problematico, perché è una questione di pensieri. Qua avete veramente tante spade. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il 4 di coppe. Vi invito poi a rimanere fino alla fine della lettura, perché estrarrò qualche carta per i disoccupati, qualche carta per gli occupati e qualche carta per gli autonomi.
Allora, il 4 di coppe è spiegato da un 10 di coppe e da un re di bastoni. È come se qualcuno credesse di essere in una fase di compimento. C'è qualcuno qui che non è contento di come è arrivato a questo compimento. Nonostante ci sia questo 10 di coppe, cioè nonostante le cose potrebbero apparentemente sembrare complete, in realtà c'è questa sensazione di mi manca qualche cosa. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Il re di bastoni potrebbe rappresentare un capo, un familiare, un padre familiare nel caso fosse magari un'azienda di famiglia. Abbiamo un asso di spade al contrario, un 6 di coppe e un altro asso di denari. Qui sì, ragazzi, e come vi dicevo, avete bisogno di fare un po' di chiarezza mentale. Anche il 6 di coppe è una carta che parla di sogno, forse un po' di più di sogni ad occhi aperti, però comunque c'è qualche cosa qua che bisogna un attimino mettere in ordine a livello di pensieri per poter cominciare questo nuovo percorso di cui ci parla l'asso di denari. Andiamo avanti, vediamo il 2 di denari. 4 di spade, 7 di pentacoli, 8, scusate sposto un attimo perché sennò non mi stanno poi tutte, 8 di coppe, fante di bastoni e poi abbiamo l'eremita. Dunque, scusate. Ok. Il 2 di pentacoli, il fatto che sia girato al contrario, qua sento che fa riferimento a una sorta di impazienza nell'iniziare un certo tipo di percorso. Allora, abbiamo un 4 di spade, una carta che parla di guarigione, di ritiro spirituale. L'8 di coppe parla di un allontanamento e la carta del ricercatore. Abbiamo anche l'eremita che è la carta di colui che cerca la propria verità interiore. Quindi io qui sento che potrebbe esserci uno sbilanciamento, diciamo così, tra quello che, scusatemi, tra quello che fondamentalmente qui si parla di un equilibrio un po' forzato, come vi dicevo, e quello che invece vorreste voi nel vostro profondo, quello di cui avete bisogno voi per stare bene, ok? Qui potrebbe esserci che una persona un po' egoista in tutta questa faccenda, perché il fante di bastoni parla anche di quello, o probabilmente siete voi che dovreste sviluppare un po' di più il vostro egoismo, può essere per qualcuno? Comunque ci sono diversi assi, eh. Andiamo a vedere il 9 di spade, 9 di bastoni, e il 3 di coppe al contrario. Ragazzi, io vedo che qui qualcuno si difende comunque, ok? Molte persone sono consapevoli di non avere il potere personale di cui parlavamo prima, il potere proprio di essere in una sorta di situazione di impotenza, ma perché hanno questo condizionamento mentale. Qui veramente si tratta di lasciare andare i pensieri, ok? Con questo 9 di bastoni, di mettere le barriere, di dire no, non ti permetto di parlarmi così, non ti permetto di... No, questa è una tua proiezione, questa è una tua prospettiva delle cose. Andiamo a vedere di che cosa parla la forza. Morte al contrario. Fante di spade. Ragazzi, per qualcuno sento che è lo staccarsi da un'azienda più grossa. Vi dico così perché il re di bastoni potrebbe essere un padre, ok? Appunto, se fosse un'azienda di famiglia, potrebbe essere un padre che condiziona molto, che comunque crea una sorta di tossicità e di insicurezza, di impossibilità di muoversi nella vostra realtà.
Quindi qui per certe persone si tratta proprio di capire che cosa è giusto per me, devo prendermi un momento perché comunque qui non ho tutta questa chiarezza mentale, non sto bene, il 2 di pentacoli parla sempre di alti e bassi e qui abbiamo una carta di guarigione. Qui c'è qualcuno che si deve strutturare, che deve imparare fondamentalmente a mettere le barriere tra sé e gli altri, e la forza con la carta della morte al contrario, il fante di spade, ci dice che qui bisogna fondamentalmente trovare il coraggio di lasciarsi indietro qualcuno, qualche cosa, qualche tipo di atteggiamento, qualche tipo di idea, perché il fante di spade parla di una persona idealista. Andiamo a vedere l'imperatore, 5 di bastoni, ah, e il fante di coppe. Ragazzi, qui si tratta di fare una proposta a qualcuno, perché il fante di coppe è sempre una persona che viene anche a chiedere scuse alle volte, ma molte volte si tratta di una comunicazione, di una proposta, di un'offerta. E abbiamo un 5 di bastoni. Se per caso voi foste in un'azienda, o magari l'azienda è vostra, no? Dove comunque state cercando di proporre qualche tipo di prodotto nuovo, servizio nuovo, io vi dico che qui la cosa conveniente sarà collaborare con qualche concorrente. Vi darà stabilità. Magari non deve essere necessariamente un concorrente, cioè se voi producete scarpe, vi faccio un'ipotesi, non deve essere un'altra persona che produca scarpe, ma magari può essere una persona che produca, un'azienda che produca borse o che produca cappelli, fare una sorta di linea, non lo so, magari congiunta o cose di questo genere. Adesso poi ognuno l'adatti alla propria realtà. Ok, andiamo a vedere qualche carta per le persone che non hanno un lavoro. Vi dico, grossi movimenti economici no, non ce n'è. Non è che entri niente di così sconvolgente, ok? Sì, potrebbe esserci quel passo avanti, ma a livello economico non vedo che ci sia un cambio nel vostro stile di vita, ecco. A livello lavorativo, ripeto, secondo me qui c'è qualcuno che lavora in un'azienda familiare e ha bisogno di creare la propria realtà, perché diversamente è molto condizionato. E per riuscire a trovare questa propria strada potrebbe essere conveniente appunto associarsi con qualcuno che fino ad un momento prima si riteneva ehm, una persona un'azienda dalla quale stare lontani o dalla quale o si riteneva un'azienda da controllare, no? Perché magari appunto era un concorrente, invece le carte è un po' come se vi dicessero trova un modo di collaborare, trova un modo di firmare un contratto, perché anche l'imperatore parla di contratti, eh. Andiamo a vedere, per le persone che sono disoccupate, carro. Regina di bastoni al contrario, 7 di bastoni e la carta del carro. Qui di nuovo si tratta di prendere il vostro potere personale in mano. Non vi fate condizionare da nessuno e fate le vostre scelte. C'è molto condizionamento. Credo che molto di questo condizionamento sia dovuto al non mi sento all'altezza, non sono in grado di. Ma ripeto, è un condizionamento mentale. Chi ve l'ha messo in testa? Chi ve l'ha messo in testa? Avete già provato, lo sapete? Quindi ecco, si tratta un po' anche, qui c'è la carta della sacerdotessa, si tratta di scoprire proprio la propria verità, anche l'eremita, che cosa è vero per me, che cosa è valido. Io non ci ho mai provato, come fanno gli altri a dire che io non sono in grado? Ci provo e poi vediamo. Va bene, un'altra carta, fra l'altro, la carta del carro mi parla di spostamenti, di movimenti, quindi un consiglio può essere muovetevi, se dovete cercare lavoro in questo periodo, muovetevi, ok? Può essere che appunto alla fine dell'anno ci sia quello che è un contratto, ma c'è un qualche tipo di condizionamento, di ricerca. Io credo che dobbiate capire per voi che cosa è nelle vostre corde, senza dover necessariamente sempre accontentarsi, se vogliamo, di quello che è un lavoretto che vi dà da sopravvivere. Poi, d'accordo, ci sono dei momenti in cui ci si deve accontentare, va bene, però già capire
che cosa sarebbe più in linea con voi, vi dà la possibilità di prendere quel tipo di direzione, ok? Per molte persone sento che potrebbe essere lavorare in natura proprio, con... Guardate, potrebbe essere in natura, quindi con le piante, quindi nell'agricoltura, con gli animali, mi parlano di boschi. Mm? E per qualcuno, parlando appunto di boschi, mi parlano di pompieri. Va bene, andiamo avanti, vediamo per le persone che sono occupate. Abbiamo un 3 di pentacoli al contrario, un 10 di bastoni al contrario, 2 di coppe, la temperanza e il 9 di coppe tutto al contrario. Ecco, forse qui sento un po' di insoddisfazione in più con questo 9 di coppe al contrario. Potrebbe ricordare un po' l'energia di questo diavolo. Sento che non siete in equilibrio, non siete soddisfatti, ragazzi, né del tipo di contratto che avete, né di quello che fate, né del vostro ambiente di lavoro, dei collaboratori. C'è qualche cosa qui che vorreste lasciarvi indietro, c'è qualcuno qua che vi dà più responsabilità di quelle che sia giusto dare, ed è giusto che voi rimettiate le cose a posto, ok? Ed è giusto che voi qui cominciate a mettere le barriere. Dovete iniziare a tagliare quello che non serve più. Prendete il coraggio a due mani e fate i tagli che dovete fare, fate le scelte che dovete fare, insomma. Andiamo a vedere qualche carta anche per gli autonomi. Bene, un re di pentacoli è una bellissima carta, parla di stabilità, parla di generosità. Ruota della fortuna e 6 di spade al contrario. Qui vi dicono di non allontanarvi dalla situazione in cui siete, fondamentalmente, perché le cose cambieranno. Non c'è bisogno di allontanarsi. Prendete il coraggio a due mani e dettate voi le regole, ok? Dettate voi le regole. Questo re di pentacoli potrebbe anche fare riferimento al fatto che dobbiate rivolgervi magari ad un commercialista, ad un consulente, e da lì le cose potrebbero cambiare. Quello che magari adesso non riuscite a vedere tanto chiaro, con l'aiuto di questa persona sarà più chiaro. Ok, andiamo a vedere ancora un'ultima carta da parte degli oracoli. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno supportando il canale, perché per me è importante, quindi grazie davvero a tutti. Ok, guardate, ve la metto qua vicino al diavolo. Rilascia qualsiasi cosa che ti tenga lontano dal tuo schema di autenticità, dal tuo essere autentico. I condizionamenti mentali, ragazzi. Bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!